Con Garage & Roll stiamo andando alla scoperta dei sotterranei musicali delle nostre città, ripercorrendo un viaggio musicale nella storia dei garage di ieri e di oggi. Luoghi simbolo già da tempo dove coltivare idee e talenti e dar voce all'espressione artistica. Andremo a trovare gli artisti direttamente nella loro tana creativa, dove ci racconteranno le loro storie e il loro sound. Il viaggio di Garage & Roll quest'oggi torna a Roma, in uno dei quartieri più storici e pittoreschi della capitale, Trastevere, il cuore popolare di Roma. Quest'oggi incontreremo una band romana, ma da sempre con l'orecchio ed il cuore rivolti verso i songwriters americani, irlandesi e inglesi. La loro musica è un caleidoscopio di colori, suoni ed energia, come il nome che portano, Mardi Gras, celebre carnevale di New Orleans. Dopo 10 anni di attività discografica, tornano con un nuovo pezzo ed una nuova energia. I Mardi Gras vantano collaborazioni dal calibro di Mondi, uno dei più amati songwriters irlandesi, già al fianco di Damien Rice e Glenn Hansard. Con quest'ultimo, premio Oscar per la canzone del film Once, hanno condiviso un tour italiano. Liam Mully degli Hot House Flowers, definito da Bono degli U2 come la voce soul bianca più bella, è stato ospite del loro album Among the Dreams. Ma anche l'impegno contraddistingue la band. Una loro canzone contro la pena di morte, The Wait, è stata inserita nella raccolta di canzoni per la pace, Songs of the Time, del celebre cantautore canadese Neil Young. Un'altra collaborazione di spessore è stata con Billy Bragg, chitarrista e attivista britannico, allo storico Circolo degli Artisti di Roma. Andiamo ad incontrarli. Ciao ragazzi, Lara di Garage & Roll. Ciao Fabrizio. Ciao Lina. Ciao Giuseppe. Piacere. Piacere. Siamo in compagnia di Mardi Gras, band storica romana ed internazionale. E oggi compieremo con Garage & Roll un viaggio alle origini dei Mardi Gras, dove tutto è nato. Ecco, come mai avete deciso di portarci tra i vicoli di Trastevere? Perché qua è nato tutto il viaggio. A Trastevere negli anni 90, all'inizio anni 2000, molta della scena live romana si concentrava in quest'area. Ora vedi solo ristoranti, vedi solo fast food, attrazioni turistiche, diciamo, però un tempo qui c'erano tantissimi locali che facevano musica dal vivo. Uno di questi posti che ora non c'è più, c'era il Chaos Club dove facevamo uno dei primi concerti a nome Mardi Gras. E poi è dietro la sala prove dove cominciavamo a registrare. Dove stiamo andando e dove tutto il viaggio è iniziato, forse era proprio qui il Chaos Club. E uno di questi posti. Qui è rimasta solo la movida per americani, giovani, per ristoranti eccetera, però un tempo era bello perché era anche il fermento culturale, c'era un grande fermento qua, c'era un locale che si chiama Melvins che ha visto nascere forse tutta la scena rock romana e ce n'erano tanti altri, dunque noi ci ritrovavamo sempre qua perché la sala prova era girato l'angolo, qui c'era un locale dove si suonava dal vivo, dunque qui era dove noi vivevamo. Adesso magari più Pigneto, più si è spostata un po' la si è spostata zona, a Roma Est, no, Roma Est, esatto. Però era bello all'epoca. Beh, ancora conserva il fascino comunque nonostante Trastevere il fascino, e poi c'è ancora questa sala prove che ci ha visto nascere praticamente perché è una sala prove che molti a Roma ricordano e molti a Roma amano ancora, e il proprietario Antoine è ancora molto, molto conosciuto perché nei suoi studi ha ospitato tantissimi gruppi che suonano ancora a Roma e che ancora... È un punto di riferimento. È un punto di riferimento. Il nostro ultimo singolo abbiamo messo l'accento proprio su questo fatto, no? Nel senso esattamente. Che noi condividiamo lo spirito appunto dei Mardi Gras, per questo quasi dei nostri testimonials. Le sale prove ultimamente stanno vivendo dei periodi un po' di crisi, no? La gente non si ritrova più per suonare insieme, dunque anche le sale prove non riescono più a vivere come un tempo e molte stanno chiudendo. La Salamandra rimane ancora viva e è bello quando le anime si mischiano, no? Infatti nel video abbiamo fatto proprio questo, abbiamo voluto fare un omaggio alle band che suonano ancora, che ci provano, che si vedono una volta a settimana, che condividono, spendono soldi per stare insieme, non per a casa chiusi. Per voi ancora una necessità, ancora lo facciamo. Esatto. E questo ci fa Bonsoir. Piacere Antoine, siamo noi di Garage & Roll, grazie per l'ospitalità. Laurella che ci benedice, esatto. Qua, 93. 1993, però si militava già dall'82 a Via dei Panieri. A Via dei Panieri. Vai, entriamo. Il che non ci ringiovanisce. Siamo in un posto storico, siamo veramente. Grazie a Mardi Gras che ci hanno ospitato e Antoine.
dedicheremo ancora tantissimo tempo a sentire musica e a intrattenerci sia con amici musicisti sia con gente molto molto particolare. Un raduno anche, no? Un raduno con gli altri. Un raduno con gli altri, di parlare di musica, di fare musica, di progettare. Qua progettavamo concerti con Antoine, qua registravamo, qua facevamo piani. Antoine partecipa in tutto, sì, diciamo, non sì, è solo Io sono in partenza, sono fonico, poi per diversificare mi sono messo a organizzare concerti, produrre gruppi, trovare situazioni. E poi vi facciamo vedere perché io ho portato le 2 produzioni che abbiamo fatto qui, che hanno dato il là al tutto, perché questa cassetta fu registrata qui e fu quella che io portai a Dublino negli anni 2000, anche no, 98. Ma questo è così, l'EP con Questo è l'EP, sì, l'EP da solo andò, cioè, io andai a Dublino, mi feci tutte le case discografiche, magazines, radio, l'ho data a Bono in mano suo fuori dalla sua può casa. essere che ancora ce l'ha Bono tra le può essere mani, che ancora Bono ce l'abbia. Come potete vedere è fatta tutta veramente con computer è autoprodotta, le cassette TDK, fantastico. Quanti brani sono? Erano 3 brani. E poi ha sempre 3 brani. Questo EP che l'abbiamo fatto sempre qui, e questo qua l'abbiamo cominciato a dare anche in giro nei negozi di Roma, di Nascita, Revolver, una distribuzione locale. L'unico risultato fantastico che questa piccola cassettina che voi vedete fatta ovviamente stampata con un computer, no? Sì, fatta proprio in casa. Fatta in casa, è stata recensita da questo bellissimo giornale che si chiama Hot Press, che è la Bibbia. Una recensione spontanea, poi vogliamo dire in un tempo come oggi. Fece l'abbonamento perché ero un grande fan di Hot Press come giornale, perché è veramente bello. Mi arrivò in posta questo qui e all'improvviso vado all'ultima pagina dove c'era questa sezione Demo Deep e scendo e leggo Mardi Gras. Beh, un onore, E ci fece questa bellissima recensione dicendo: prendete l'aereo, andate a Roma perché meritano il biglietto per andarli a vedere. Pensa che sì, fu una cosa, io rimasi. Pensare che una piccola cassetta così ero uscito nel mio giornale preferito. Tu mi hai messo in contatto con parecchie persone, insomma sei riuscito ha creato connessioni, a creare connessioni. Sì, quello è poi l'importante, che all'epoca Connecting people, che all'epoca non c'era internet, non c'era niente, c'era il passaparola esatto, c'erano i numeri di telefono di quei bigliettini, no? Esatto. Andiamo dai ragazzi. Andiamo dai ragazzi. Ciao. Mystery of love comes alive. I've heard a new song coming from the end of the world. From the end of the world. Amici di Garage Roll, benvenuti per una nuova Ciao a puntata, tutti. una Ciao. puntata che aspettavamo da tempo, perché grazie ai Mardi Gras che ci hanno ospitato oggi abbiamo il piacere di avere la prima voce femminile del nostro programma, visto che fino adesso tutti i musicisti uomini, e per non farci mancare niente, perché il nostro programma vuole ambire anche a contessa, abbiamo una grande sorpresa che siamo riusciti a nascondere e a non farvi vedere. La sorpresa la consegnerà Lara, perché se no magari potremmo... No, vabbè, per me lo puoi anche fare tu che sei l'uomo della... No, lo consegnerà Lara, la nostra sorpresa. Va bene, Cosa abbiamo? Siamo un po' rotti. Va bene, queste Però sono le sorprese. Va bene, questi sono per te. Questi sono per te e ovviamente è un piccolo omaggio per la nostra presentatrice, perché se no Che? ci sono anche per lei. Eccola qua. Va bene, grazie. Ok, grazie. tutto a posto. Io sono un po' rovinati, ma va bene. mi metto a fare il nostro Conta il solito gesto. caffè e tutto qua. Diciamo, Lara come al solito ha preparato una sfilza di domande, No, perché Mardi Gras è un gruppo storico Grazie. che ha tanto da raccontare e quindi Ci hanno regalato anche la ci hanno maglietta. regalato anche una magliettina bellissima. To be still alive. Heard a new song coming from the end of the world. Voi siete sempre stati,
cioè, la formazione di Mardi Gras è sempre stata una formazione italiana, ma rivolta comunque con lo sguardo rivolto verso l'estero, ecco, come soprattutto con l'Irlanda. Come mai e come è nato questo rapporto con l'Irlanda? E soprattutto è vero che lì appunto furono veicolati i primi brani. È nato tutto quando sull'onda della musica che all'epoca sentivo, che ancora tutt'oggi sento, decisi di fare il primo viaggio verso quella terra per assorbirne un po', no? Tutti i vari colori delle emozioni, la cultura, eccetera. E mi trovai in un ambiente molto, molto stimolante. Volevo capire lì, è un'isola ancora tuttora molto giovane, la maggior parte della popolazione sotto i 25 anni, dunque era un paese che aveva una grandissima produzione di cantanti, poeti, attori, eccetera. Allora decisi di fare un viaggio conoscitivo di quella cultura e mi trovai catapultato dal mio primo viaggio fino agli anni dopo in un ambiente completamente stimolante, dove tutti i ragazzi suonavano, c'era una grande scena di songwriting e di songwriters che stavano nascendo sotto, dopo la scia lasciata dagli U2 e da tanti altri. E mi trovai catapultato e conobbi tantissimi musicisti e conobbi tantissimi artisti, poeti, teatranti. Con cui poi ecco nel corso degli anni avete collaborato. Con cui nel corso degli anni abbiamo collaborato, abbiamo invitato a essere ospiti speciali dei nostri dischi, abbiamo fatto concerti insieme e questo filo l'ho sempre tenuto nel corso degli anni e ancora ho le stesse amicizie di quegli anni là, che la cosa è molto bella, è ancora molto bella perché gli irlandesi sono un popolo molto diverso dagli inglesi, nel senso di grande senso di comunione, grande senso di appartenenza, molto orgogliosi delle loro radici. Sì. Or did you climb the higher walls, reaching for God once for all, but taking care of yourself? Let me feel, let me be home again. Le radio hanno cominciato a trasmetterci, i blog hanno cominciato a scrivere su di noi, i ragazzi amici irlandesi venivano a fare concerti e facevamo i concerti insieme a loro. Sono stati anni molto molto belli, devo dire, e poi è stato bello vedere i ragazzi che dalla strada, da fare dei busker, cominciavano poi a fare dischi, cominciavano a fare tournée, cominciavano a vincere Oscar come Glenn Hansard, cominciavano a fare tournée internazionali. I Mardi Gras hanno assorbito tutta l'energia che veniva da quell'isola, poi nel corso degli anni trasformandosi, perché come abbiamo cominciato con una band con 2 chitarre acustiche, poi un contrabbasso, poi una batteria, ora siamo una big band di 6 elementi, esatto, dove spaziamo con 30.000 colori. Come mai appunto la scelta sempre delle voci femminili per esprimere la vostra musica? Perché quando cominciai a scrivere dei brani non pensavo ai miei brani cantati da una voce maschile. Sì, l'hai provato a fare? Sì, una volta ci provai nel corso delle mie peregrinazioni sonore. Una volta chiamai un ragazzo a cantare dei brani nostri e il risultato fu veramente devastante. Terribile. Taking care of yourself. Sentire cantate da un maschio le canzoni che hanno secondo me una certa sensibilità, esatto, per un certo colore, fu veramente, dissi no, torniamo a cercare voci. Poi c'è bisogno di donne nelle band, anche per questo abbiamo voluto festeggiare questo, perché a volte comunque diversi sessi, diverse sensibilità insieme esce un'amalgama sempre migliore, secondo me. Come appunto è venuta a conoscenza dei Mardi Gras, come sei entrata in contatto con loro, come è iniziata la tua avventura con i Mardi Gras? Hanno fatto un provino. Sì, sì, mi ha contattato Alessandro, che è il tastierista del gruppo che salutiamo. Oggi salutiamo. Periodo che Mardi Gras stava cercando la nuova cantante, quindi tu già avevi un progetto solista, comunque già cantavi? Sì, io già cantavo, io canto da sempre, da sempre, dire. Ecco. Si sente sinceramente.
Cioè ti piace il condividere con gli altri un progetto in comune? Assolutamente, sì, certo. E io ho sempre fatto anche più cose, quindi. Però qual è il palco che ricordi con più entusiasmo, che ricordi con... Guarda, con piacere? io mi sto godendo questi ultimi mesi con loro in un modo veramente bello. Devo dire che quando sono entrati Giuseppe, Lina, Valerio, quello che stiamo facendo è un work in progress, nel senso che mancavamo da 2 anni e mezzo, dunque dovevamo riprendere familiarità con Roma, con l'ambiente, cioè l'intera generazione non ha mai sentito i Mardi Gras. Da quando abbiamo cominciato con loro al Crossroad, dal Circo Massimo, per me è stato come un inizio nuovo che uno non si nuova scorda. Energia poi si sente. Appunto io volevo sapere, infatti, uno non scorda i palchi vecchi, no? Perché infatti il passato come si sente? Il passato si sente per l'esperienza che tu hai incamerato. Però allo Ziget ci voglio andare con loro perché c'è un'energia sul palco che non pensavamo più fosse possibile riavere. Una grande energia della band, li abbiamo ascoltati l'altra volta a Spaghetti Unplugged, era la Big Bang al completo, veramente una grande energia. Però chiediamo proprio ai nuovi arrivati, a Giuseppe e a Valerio. Intanto salutiamo Alessandro Madilli, pianista e tastiere, e Carlo Diodore Dosti al basso, che non ci stavano guardando. Un saluto perché è come se fossero qui che aleggiano nell'aria, perché li salutiamo e diciamo che però vi perderete il nostro speciale caffè che è uscito. Intanto però sentiamo da Giuseppe Napoletano. What's the matter with you? Don't you wanna know? Looks like that I won't use. Ecco, cosa c'è di innovativo rispetto al passato in questa band, grazie all'apporto di... Ma guarda, innovativo ci sono naturalmente, insomma, le personalità, le sonorità, insomma, il mondo musicale di ognuno, come naturalmente ognuno dà il proprio apporto nella band. Per quanto riguarda, dopo tanti anni di esperienza, cercavo qualche cosa di interessante musicalmente. Mi interessa, insomma, un discorso di contenuto, di vibrazioni nuove. La musica inedita a me è una cosa che mi interessa tantissimo, proprio perché puoi dare un apporto artistico differente. Più vai avanti, più ti rendi conto che se non riesci a esprimerti bene per il meglio, soffri sempre di più, perché è normale che ci lavori e dai, insomma, è un lavoro, però da un punto di vista artistico la musica è un'arte, quindi al di là del lavoro c'è un discorso proprio di passione, quindi di emozioni, andavo cercando, insomma, questo tipo di discorso qui. Sì, ma poi io evidentemente vi rendo conto del fatto che vi confrontate, cioè che ancora, cioè non ancora, però il fatto di volersi mettere in gioco sempre, di accettare le sfide, uno sfide che la vita ci mette davanti. Un goccetto. Se no c'ho questo come quello di Lara che è poco. Sì. Comunque sì, poi appunto la ricercatezza sia negli arrangiamenti ma anche appunto abbiamo conquistato nei Giuseppe che è Un napoletano. po' di zucchero in più, il caffè è buono. Vabbè, fatto proprio homemade, proprio. Come noi siamo fatti in casa. Fatti in casa. Vabbè, la nostra, un'altra cosa di cui siamo molto orgogliosi noi Mardi Gras, no? Nel senso che poi noi siamo veramente un gruppo fatto in casa. Ci siamo sempre prodotti il nostro viaggio. Così si va avanti. C'è qualche domanda dalla regia? No, volevo chiedergli appunto, dato che è uscito il 7 marzo, adesso è uscito il loro singolo Shoes, di cui abbiamo parlato prima, volevo chiedere com'è il riscontro del pubblico in questo momento nei concerti appunto che avete fatto, e questo com'è? Lo trovate un pubblico attento? Singolo che ci ha spiazzato perché l'abbiamo ascoltato, adesso probabilmente manderemo le immagini e nell'ascolto è una cosa, ma l'abbiamo visto dal vivo era totalmente un'altra. Quindi il drumming di Valerio cosa ci svela di questa cosa qua? Il drumming di Valerio non so quante modifiche può aver apportato a questo brano che già era, insomma, bellissimo quando l'ho sentito la prima volta. E il riscontro al pubblico è stato molto positivo e ho sentito tutti i pareri molto positivi a riguardo. È un brano che fa ballare, fa muovere, però allo stesso tempo, diciamo, racconta qualcosa e c'è
Ecco, cosa racconta per chi non conosce? Per chi non Racconta conosce che il le brano. diversità sono una ricchezza. Che noi indossando tutti scarpe diverse, vedi qua siamo tutti scarpe diverse. Però questo dà l'idea un po' dell'identità della persona. Quello che vi voglio chiedere è quando se state lavorando al nuovo album e quando vi ascolteremo live. Guarda, abbiamo tantissimi progetti aperti, collaborazioni e altre cose nei prossimi mesi. Abbiamo un discorso di un disco che sta lì, che abbiamo cominciato a registrare un po' di tempo fa. Secondo me il disco nuovo lo finiranno quando gli O2 verranno a suonare a Roma, così Fabrizio, ti ricordi quella volta che ti ho portato la cassetta? Tiè, mo c'è il CD, ora c'è un CD. Allora io niente, Mardi Gras gli regalo i nostri adesivi che potranno il nostro gadget, sono di vari formati, tagliati da me, questi homemade veri, cioè proprio tagliati da me. E loro ci hanno regalato la maglietta che ci mettiamo. La prossima volta magari la metteremo. Io me la metto adesso. Vabbè, la metti tu. Sì, assolutamente. Soltanto che fa troppo caldo, qua siamo tutti sudati, la sarebbe uno spettacolo. Eccoci qua e va bene. E comunque allora Lina Razza alla voce, Giuseppe De Paolo chitarra elettrica, Valerio Giovanardi batteria, Fabrizio Fontanelli chitarra acustica, Carlo Di Toredosti basso, Alessandro Manilli piano e tastiere. Ok. Questi siamo noi. Un saluto a Mardi tutti. Gras, grazie per averci Grazie. ospitato. Siete una band. Suonate in un box, contattateci che Garage & Roll verrà da voi. Un saluto e ciao a tutti. Ok, ciao, alla prossima. Perfetto. Siamo veloci? No. Abbiamo fatto il possibile. Nella prossima puntata di Garage & Roll, una nuova band, una nuova storia, una nuova location, un nuovo box e tanta musica. Ciao da Garage & Roll.